Mamma mia, che caldo! Ciao ragazzi, negli ultimi giorni mi avete chiesto in tanti dei consigli su come preservare la salute dei nostri amati amici droni da questo caldo così intenso, in modo da prevenire e scongiurare degli spiacevoli incidenti. Quelli che sto per darvi sono dei semplici consigli basati sul buon senso e sulla mia personale esperienza. Una premessa molto importante: qualsiasi dispositivo elettronico, prendiamo in esempio il nostro smartphone, in spiaggia, quando raggiunge delle temperature molto elevate smette di funzionare. Questo perché entra automaticamente in uno stato di protezione che evita all'elettronica di fondersi letteralmente. E se nel peggiore dei casi il vostro smartphone o computer dovesse spegnersi per surriscaldamento, pensate cosa potrebbe succedere se il vostro drone dovesse spegnersi in volo sempre per surriscaldamento. Nel migliore dei casi cadrebbe magari in una zona deserta come questa, nel peggiore dei casi potrebbe cadere su cose o persone, provocando dei danni anche gravi. Quindi, mentre anche io sto per entrare in uno stato di protezione e mi sto letteralmente sciogliendo, armiamo i motori e scopriamo insieme come comportarci in queste situazioni, con queste temperature. Primo consiglio: evitate di volare per lunghi periodi. Io cerco di non superare i 10 minuti di volo per evitare appunto che si surriscaldi troppo il drone, specialmente se parliamo di un drone come il Mavic Mini che ha plastiche molto sottili. Volate per 10 minuti, atterrate, fatelo raffreddare un po' e decollate di nuovo per altri 8-10 minuti. Secondo consiglio: evitate di mantenere il drone in hovering per troppo tempo, perché quando lasciate il drone fisso in un punto, l'aria che entrerà nel circolo di raffreddamento sarà molto ridotta, con possibile surriscaldamento precoce, diciamo così. Cercate quindi di tenerlo in movimento senza esagerare troppo con la velocità. Terzo consiglio: evitate di allontanarvi troppo, quindi niente range test. Mandare il drone distante da voi significa con molta probabilità prolungare la durata di volo oltre i 10 minuti consigliati. Inoltre, in caso di surriscaldamento e crash, quando il drone è lontano da voi, rischiate di fare danni a cose o persone che voi non riuscite a vedere perché il drone è appunto troppo lontano. Quarto e ultimo consiglio: cercate di volare o all'alba o al tramonto, ovvero quando le temperature sono leggermente più basse e il sole è un po' meno aggressivo. E questi, ragazzi, erano i miei 4 semplici consigli. Ora, non vi sto dicendo che volando più di 10 minuti per volta il vostro drone cadrà automaticamente per terra esplodendo in 1000 pezzettini, ma come si suol dire, prevenire è sempre meglio che curare. Inoltre, un quinto consiglio, anzi un consiglio bonus, riguarda lo smartphone che solitamente utilizzate come monitor FPV per il vostro drone. Anche lo smartphone potrebbe spegnersi per surriscaldamento, specialmente se siamo sotto luce diretta solare, e se lo smartphone si spegne mentre siamo in volo, il drone attiverà automaticamente il ritorno a casa automatico, se ne è provvisto. Quindi anche in questo caso non allontanatevi troppo, in modo da poter controllare dove si trova il vostro drone. E questo è tutto, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto l'abbiate trovato utile. Ovviamente, per dubbi o domande non esitate nel chiedere lasciando un bel commento, e se anche voi avete consigli per volare con queste temperature altissime, assurde, scrivetemelo nei commenti e parliamone insieme, ok? Bene, io vado a bere 4-5 litri d'acqua perché non ce la faccio più. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per supportarmi, e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!